Ciao amanti della pizza, quest'oggi volevo presentarvi una pizza interamente fatta in casa, Sua Maestà, la pizza margherita. A questo punto starete sicuramente pensando, beh, ma è facile fare delle pizze così quando si hanno a disposizione dei forni professionali o semiprofessionali. E sapete cosa? Avete ragione. Tutti quelli che amano la pizza napoletana dovrebbero poterla fare in casa facilmente e senza spendere una fortuna. Altrimenti conviene ordinarla e farsela portare a casa. Ora, nel mio canale avete imparato a fare degli impasti facilissimi e anche a fare una pizza simil napoletana attraverso il metodo padella grill o della lastra in acciaio, con ottimi risultati considerati anche i mezzi a disposizione. Ma il problema della pizza napoletana in casa è sempre quello relativo alla temperatura, cioè come fare ad ottenere 480 gradi centigradi nel forno di casa. E qui torniamo al punto di partenza, cioè la necessità di dover utilizzare dei forni professionali o semiprofessionali per raggiungere tali temperature, che non sono particolarmente economici. Si parte da 160 euro a salire su fino ad arrivare a 400, 600, 900, 1000 e anche 2000 euro. Ma da oggi io ho un obiettivo: costruire un forno per pizze che costi meno di 4 pizze da sporto. Pazzo, su 20 euro, vabbè, mi sono lasciato un po' prendere la mano, però ormai ho lanciato la sfida e non posso tirarmi indietro. Quindi costruirò un forno per pizze napoletane spendendo meno di 20 euro. Per una questione di logistica, praticità ma anche costi, scarterei a priori i forni a gas per concentrarmi su quelli elettrici. I forni elettrici generalmente comprendono una camera, una resistenza in alto nel cosiddetto cielo e una in basso in quella che viene chiamata platea, che nei forni per pizza può essere in cordierite o in argilla cotta, il cosiddetto biscotto. Dato che la cottura avviene per irraggiamento, una camera più bassa permette di concentrare più calore senza dispersioni. La fonte di calore che utilizzerò durante questo esperimento è generata dalla combustione di gas metano che a contatto con una padella la riscalderà. Come punto di partenza userò una padella sulla quale andrò a appoggiare una pietra refrattaria e questa fa proprio al caso mio. Ma ora, prima di procedere, leggete attentamente le avvertenze. Bisogna pensare alla fonte di calore da montare sul cielo e mi sa che non esiste altra scelta che quella di montare la resistenza di un forno vero. Esporre la pizza al calore di una resistenza montata sul cielo e quello della fiamma che scalda la padella refrattaria simulerà un forno per pizza. Servirà sicuramente qualcosa di resistente, magari in acciaio, per non risentire eccessivamente del calore, ma anche qualcosa di grande per contenere la resistenza e soprattutto per coprire la superficie della padella. Potrei usare un'altra padella, ma essendo in alluminio non mi dà molta affidabilità. Meglio provare magari un altro contenitore, una scodella resistente, bella spessa, sembra fare al caso mio, ma ci sono due problemi. Questa tipologia di scodella secondo me è troppo profonda e il calore rischia di irraggiarsi lì dove non serve. La mia teoria infatti è che più basso è il cielo del forno e più riusciamo ad ottimizzare la cottura di una pizza. E il secondo problema è che se buco questa scodella mia moglie non mi guarderà più in faccia. Devo trovare una ciotola grande ma non profonda. Attenzione, sembrerà un'idea folle, ma Amazon mi suggerisce questo: una mega ciotola in acciaio per cani. In teoria mi permetterebbe di avere il cielo molto più vicino alla pizza e quindi di ottimizzare il calore. La prendo, la resistenza. I forni che montano questa tipologia di resistenze ne hanno una sul cielo ed una sulla platea. Più o meno possono essere da 1200 watt l'una per raggiungere in totale 2400 watt. E se ne montassi solo una da 2500 da mettere sopra? Tra quelle da 2500 watt questa sembra essere proprio la più economica, la prendo. E ora un bel cavo in grado di tenere i 2500 watt. Direi di prendere questo qui da 10 ampere. Costo totale 19,39 euro. E ora costruiamo il forno.
funziona! Ma prima di vedere come vengono le pizze, iscrivetevi al canale e mettete un bel like. Ciao amanti della pizza, quest'oggi volevo presentarvi una pizza interamente fatta in casa e cotta in un forno, costato 20 euro. E adesso ho bisogno del vostro aiuto per migliorare il forno. Chiamo a raccolta tutti gli elettricisti, gli ingegneri o i semplici appassionati che stanno guardando il video in questo istante. Seguitemi su Instagram, mi trovate come Gigio Pizza, e inviatemi un messaggio con un video in cui mi descrivete l'idea per migliorare il forno. Le pubblicherò tutte nel corso delle prossime puntate di questa serie e sceglierò una o più idee per realizzare la versione 2.0 del forno. Ricordatevi un bel like e di iscrivervi al canale. Ciao e alla prossima!